Bene ragazzi, benvenuti. Continuiamo a parlare della rivoluzione americana. Gli Stati Uniti sono già nati, avete seguito le scorse elezioni. Parliamo quindi della Costituzione americana, quella definitiva, quella approvata nel 1787, entrata in vigore nel 1788. La Costituzione federale, quella che dà più poteri allo Stato centrale e meno ai singoli stati, e che sostituisce la precedente Costituzione che non stava dando buona prova di sé, cioè la Costituzione confederale, con uno Stato centrale molto debole e con quasi tutti i poteri lasciati ai singoli stati. Abbiamo già parlato di questo nella scorsa lezione. Una Costituzione federale che aumenta i poteri dello Stato centrale era interesse soprattutto degli uomini del centro-nord, mentre i piantatori virginiani del sud non avevano proprio interesse particolare a rafforzare i poteri dello Stato centrale. Abbiamo già visto perché. Tuttavia anche gli uomini del sud, come Jefferson o Madison o Washington, si convincono a fare una Costituzione, a rifondare la Costituzione dando più poteri allo Stato centrale. Cosa dice la Costituzione americana? Questo è particolarmente importante. La Costituzione americana, con qualche modifica, è arrivata da allora fino a oggi, 2 secoli ininterrotti di democrazia presidenziale americana. Nessun colpo di Stato, nessun regime autoritario, totalitario, nessuna rottura nella storia costituzionale americana. La Costituzione americana attraversa il tempo e non viene mai sospesa o abolita per qualche motivo. Quindi è sicuramente tra tutte le Costituzioni del mondo quella più antica. D'altra parte, attenzione, la Costituzione americana è la prima vera Costituzione, cioè è la prima vera Costituzione scritta. Prima di allora nessuno aveva avuto l'idea di mettere tutti i poteri dello Stato, i poteri delle istituzioni, il funzionamento dello Stato, i diritti dei cittadini, tutte le leggi fondamentali all'interno di un unico documento e far riferimento sempre solo a quel documento, abolendo, annullando tutti i documenti della storia precedente, d'accordo? Certo, lo poteva fare più facilmente uno Stato come gli Stati Uniti, che era uno Stato nuovo, privo di una grande storia del passato, a differenza di tanti stati europei. In ogni caso è una vera e propria rivoluzione, mettere tutte le leggi fondamentali, tutto ciò che serve al funzionamento dello Stato in un unico documento scritto, fare sempre riferimento a quest'unico documento. Alla base delle leggi fondamentali, dei principi fondamentali dello Stato c'è un unico documento che è stato redatto in un momento ben preciso del tempo, che annulla o prevale su tutti gli altri, d'accordo? Su tutti i documenti, su tutti gli editti del passato. Quindi la prima vera Costituzione scritta. Ricordate che in Inghilterra gruppi radicali come i Livellers avevano avuto quest'idea di mettere tutto in un'unica Costituzione scritta, e infatti i padri fondatori degli Stati Uniti conoscevano quest'idea da parte dei Livellers nel 600 inglese. Fate attenzione a avere un'unica Costituzione scritta. Ok, gli americani fanno così per primi. Ciò non vuol dire che però all'epoca gli altri paesi, per esempio le nazioni europee, i regni europei, non avessero una Costituzione. Semplicemente per Costituzione si intendeva e si intende l'insieme di tanti documenti nel tempo. Cioè per Costituzione americana è un solo documento, però quando si parla in generale anche all'epoca di Costituzione si intende l'insieme di tanti documenti anche consuetudinari nel tempo, d'accordo? Per esempio all'epoca in Inghilterra non c'era una Costituzione, la Costituzione inglese era costituita da tanti documenti a partire dalla Magna Carta fino al Bill of Rights e oltre, ok?
E così la stessa cosa in Francia, vi erano stati editti del re, del Parlamento, decisioni degli Stati Generali, consuetudini molto antiche che neppure il più assoluto dei sovrani francesi poteva mettere in discussione. Però negli Stati Uniti per la prima volta per Costituzione non si intende un insieme di documenti, di editti o anche di consuetudini non scritte che fanno parte di un lungo periodo storico, che affondano la loro origine in una tradizione, ma di un ben preciso documento firmato un certo giorno, un certo mese e un certo anno. Forse voi non sapete che anche adesso la Gran Bretagna, per quanto sembri assurdo, non ha una Costituzione, non ha un'unica Costituzione scritta, credo che sia l'unico caso di Stato moderno che non l'abbia, perché hanno la common law, il diritto consuetudinario. Per Costituzione inglese si intende ovviamente l'insieme di tanti documenti della sua storia, tra cui documenti anche molto arcaici che ormai sono assurdi e che i singoli giudici decidono, insomma, che non hanno più valore, d'accordo? Quindi un'unica Costituzione scritta, l'idea di mettere tutte le cose importanti, le leggi basilari in un'unica Costituzione scritta, naturalmente può venire agli americani, anche perché ricordate come gli americani alla dichiarazione di indipendenza avevano giustificato moralmente e giuridicamente il sorgere del loro Stato sulla base di un patto sociale, del patto sociale di cui avevano parlato Locke o Rousseau. Quindi se uno Stato nasce, attenzione, sulla base di un patto tra tutti i cittadini, il patto nasce in maniera artificiale, no, utilitaristica come abbiamo visto, è chiaro che questo patto deve essere, cioè è più facile da pensare come qualcosa che venga firmato in un ben preciso momento del tempo e che quindi dia luogo ad un unico documento, che è il documento in cui si registra questo patto, d'accordo? Altri stati, come i regni europei, dove l'origine è giusnaturalistica, pattizia, di contrattualistica dello Stato non era accreditata, è chiaro che le leggi fondamentali dello Stato vengono considerate un insieme di documenti differenti e successivi nel tempo. Prima Costituzione scritta nel vero senso della parola, ovviamente l'America sarà poi seguita da tantissimi altri stati che metteranno tutto ciò che è fondamentale in un unico documento considerato Costituzione, a partire subito dopo, pochissimo tempo dopo, ovviamente, dalla Rivoluzione francese, dalla monarchia costituzionale della prima fase della Rivoluzione francese, che prese ovviamente spunto, ovviamente imitò la Costituzione americana, ma poi ci sarà la Costituzione di Cadice e Spagna nel 1812, le costituzioni appunto all'inizio dell'Ottocento di tutti i paesi latinoamericani che si resero indipendenti e poi le costituzioni di tutti gli stati d'accordo ottocenteschi, compreso lo Statuto Albertino del Regno di Sardegna del 1848, che poi diventerà la Costituzione italiana nel 1861. E cosa dice la Costituzione americana? Prima di tutto la Costituzione americana è una Costituzione leggera, è fatta solo di pochi articoli. A differenza di molte costituzioni odierne, anche l'attuale Costituzione italiana, che non è più lo Statuto Albertino, è la Costituzione venuta fuori dall'Assemblea Costituente dopo la Seconda Guerra Mondiale, approvata il 1 gennaio 1948. Ci sono tantissimi articoli che parlano di tantissimi argomenti, anche di funzionamento, di tutto, del paesaggio, delle comunità montane, tantissime cose, d'accordo, tanti anche diritti dei cittadini, eccetera. Invece la Costituzione americana ha pochissimi articoli che parlano fondamentalmente delle istituzioni, di quali sono le istituzioni, di come vengono elette e nominate, di quali sono i loro poteri. Allora, la Costituzione americana è basata fondamentalmente sulla divisione dei poteri. Cioè in realtà i padri costituenti degli Stati Uniti d'America ci tengono molto alla divisione dei poteri, ancora più netta rispetto a quella di Locke, si rifà più che altro a Montesquieu, ma è una divisione di poteri che ancora adesso vige negli Stati Uniti, che è molto più netta, molto più forte rispetto ad altri paesi liberal democratici come l'Italia,
la Gran Bretagna, la Spagna, la Germania, eccetera. C'è prima di tutto un Parlamento, c'è un congresso. Il congresso è diviso in due camere. Abbiamo la Camera dei rappresentanti, che sarebbe la Camera bassa, corrisponde insomma alla Camera dei deputati in Italia, e poi il Senato, che è la Camera alta. Poi abbiamo un presidente eletto dal voto popolare, anche se, a differenza di quello che molti pensano, il presidente non viene eletto, il presidente americano non viene eletto direttamente dai cittadini. Lo vedremo. Comunque viene eletto attraverso un voto popolare da parte dei cittadini. Quindi i cittadini votano sia per il Parlamento, Congresso e il Parlamento, sia per il Presidente. Fate attenzione, il Congresso è il potere legislativo, cioè il Congresso fa le leggi, mentre il Presidente, eletto dal voto popolare, è il potere esecutivo, applica le leggi. Il Presidente e i suoi ministri, Vicepresidente e i suoi ministri, rappresentano ovviamente il governo, ok? Cioè l'esecutivo, cioè il governo. Fate molta attenzione. Allora, prima di tutto, separazione dei poteri. La separazione dei poteri è nettissima. L'unica istituzione che promulga e approva le leggi è il Parlamento, il Congresso. Mentre invece il governo, cioè il presidente, il suo vicepresidente e i ministri, applicano le leggi, cioè sono il potere esecutivo, oppure prendono delle decisioni che sono delle decisioni esecutive, però non approvano delle leggi, d'accordo? La separazione del potere è nettissima, perché? Perché il Congresso, cioè il Parlamento, e il governo, l'esecutivo, cioè il presidente e i suoi ministri, sono nettamente separati l'uno dall'altro, fate attenzione, e non si influenzano in alcun modo da un punto di vista tecnico elettorale. Questo che cosa significa? Significa che entrambi, il Congresso e il Presidente, vengono eletti a scadenze fisse e predeterminate, d'accordo? La Camera dei rappresentanti, cioè i propri esponenti, vengono eletti ogni 4 anni. I senatori vengono eletti ogni 6 anni. Il presidente, forse lo sapete, viene eletto ogni 4 anni. La divisione dei poteri è netta perché il presidente viene eletto dal voto popolare, d'accordo, dai cittadini. Il presidente è in carica perché è eletto dai cittadini. Il presidente degli Stati Uniti non deve avere la fiducia del Congresso. Capite? Cioè il presidente viene eletto direttamente, anche se il Congresso avesse una maggioranza diversa da quella del presidente del suo partito, il presidente non se ne cura, d'accordo? Può esistere un presidente degli Stati Uniti di un partito, spesso succedeva col partito repubblicano, eletto un presidente repubblicano, e un congresso, cioè un Parlamento che ha la maggioranza dell'altro partito, cioè del Partito Democratico. Spesso è successo questo nei decenni, diciamo, fino agli anni 80-90, d'accordo, dello scorso secolo. Quindi il presidente non ha bisogno per entrare in carica, capite, della maggioranza del Parlamento o del Congresso, non ha bisogno, a differenza del primo ministro italiano, il presidente del Consiglio italiano, non ha bisogno per entrare in carica del voto di fiducia di avere più del 50% del congresso a suo favore, d'accordo? Né può essere sfiduciato dal fatto che il congresso abbia una maggioranza contraria alla sua o al suo partito. È chiaro il discorso? Il presidente, peraltro, non può sciogliere il congresso, non può sciogliere le due camere. Quindi abbiamo un rapporto di assoluta autonomia. Facciamo l'esempio opposto. In Italia, come nella maggior parte delle democrazie parlamentari, questa divisione dei poteri non c'è. Perché il presidente, a differenza del presidente degli Stati Uniti, noi qui abbiamo ovviamente capo dell'esecutivo è il presidente del Consiglio. Il presidente del Consiglio viene nominato dal Parlamento, no? C'è una maggioranza in Parlamento che spesso ha vinto le elezioni e quindi
fa il nome del Presidente del Consiglio e Presidente della Repubblica, comunque il Presidente del Consiglio viene nominato dal Parlamento, resta in carica solo finché ha la fiducia del Parlamento. Se in Parlamento qualcosa cambia, e il Presidente del Consiglio se ne deve andare, cambia, capite quante volte è caduto il governo, eccetera. In America non è così. Perché il presidente è eletto in una certa data fissa e predeterminata dall'eternità, come vedremo, resta in carica per forza 4 anni. In nessun modo può essere sfiduciato o mandato via dalla maggioranza, comunque dalla volontà del Parlamento. Non ha bisogno per entrare in carica di avere la maggioranza del Parlamento, non è nominato dal Parlamento. Il presidente non può in nessun modo sciogliere il Parlamento. Per esempio, invece in Italia non in questo caso il Presidente del Consiglio, ma il Presidente della Repubblica, se in Parlamento non c'è nessun governo possibile, non si mettono d'accordo, eccetera, può, sapete, il Presidente della Repubblica sciogliere il Parlamento anche prima della data di scadenza, che è 5 anni. È stato sciolto il Parlamento dopo 2 anni, dopo 4 anni, tante volte nella storia dell'Italia repubblicana. E invece negli Stati Uniti questo non è possibile. Il Congresso, i rappresentanti durano in carica 4 anni, quelli del Senato durano in carica 6 anni, vengono eletti, adesso vedremo a scaglioni, in parte, d'accordo? In date fisse e predeterminate. E in questo modo, spero di essermi spiegato, da una parte l'esecutivo, il presidente e i suoi ministri, dall'altra il Parlamento, sono nettamente separati, d'accordo? L'esistenza o la persistenza al potere di uno di essi non è influenzata o determinata dall'altra istituzione, d'accordo? Adesso lo vedremo meglio vedendo come si vota negli Stati Uniti d'America. E poi c'è il terzo potere, il potere giudiziario, i giudici, che a loro volta devono essere completamente indipendenti dal Parlamento, dal Congresso e dal Presidente. Infatti i giudici all'inizio, nella storia degli Stati Uniti, erano tutti eletti dai cittadini. Ancora adesso esistono dei giudici eletti negli Stati Uniti d'America, ma non è più come all'origine, d'accordo? Comunque la magistratura è indipendente secondo tutte le buone teorie della divisione tra i 3 poteri, ricordate Montesquieu. Cosa succede? Succede che il presidente è eletto ogni 4 anni, ok? Non può essere, ripeto, rovesciato prima dal Parlamento, non riesce a governare perché non è in consonanza col Parlamento e quindi deve andarsene, essere sostituito da un altro presidente. No, il presidente viene eletto il primo martedì, l'election day anche per il Parlamento, per il referendum, negli Stati Uniti è sempre un martedì. Il presidente viene eletto il primo martedì di novembre, attenzione, purché non vi sia un lunedì precedente, d'accordo? Viene eletto il primo martedì di novembre, purché a novembre non ci sia un lunedì. Lo so che sembra strano, significa che il presidente viene eletto il primo martedì di novembre, tranne quando il 1° novembre è martedì. Quando viene eletto il presidente, attenzione, viene eletto l'anno dispari precedente di ogni anno divisibile per 4 anno bisestile. Trump è stato eletto all'inizio di novembre del 2016, verrà rieletto o verrà eletto lo sfidante del Partito Democratico quest'anno nel 2020, poi un altro presidente sarà eletto nel 2024, un altro presidente in precedenza, no? Era stato eletto, ricordate, era Obama nel 2012, Obama era stato eletto anche nel 2008, nel 2004 era stato eletto un altro, cioè il presidente viene eletto all'inizio di novembre, il primo martedì di novembre, posto che sia preceduto da un lunedì di novembre, dell'anno, ogni 4 anni nell'anno pari, bisestile, o per meglio dire l'anno divisibile per 4, d'accordo? Questo è molto importante. Il presidente resta in carica 4 anni, quindi viene eletto in una data fissa e predeterminata e lascerà il potere, a meno che non venga rieletto ovviamente per un altro mandato, esattamente dopo 4 anni in una data fissa e predeterminata. Di fatto che succede? Molti libri dicono è un presidente, sta dal 2005, poi non lo so, oppure dal 2017, in carica dal 2021. Perché? Perché il presidente è vero che viene eletto a novembre dell'anno
dell'anno disibile per 4, 2016-2017, però attenzione, assume il potere soltanto alla fine di gennaio dell'anno successivo, cioè dell'anno dispari successivo all'anno divisibile per 4, 2017 o 2021. Quindi dipende dai testi. Molti dicono c'è stato un presidente che ha governato dal 2020 al 2024, un altro libro di testo dirà ha governato dal 2021, è stato in carica fino al 2025. Dipende ovviamente se considerate l'anno in cui è stato eletto oppure l'anno immediatamente successivo, gennaio successivo, in cui entra in carica, d'accordo? Io preferisco indicare l'anno pari, quando c'è il presidente e viene eletto, però il presidente entra in carica a gennaio dell'anno dispari successivo, cioè dopo qualche mese, dopo 3 mesi dopo 2 mesi, più di 2 mesi dall'elezione, d'accordo? Cioè la data è fissa e predeterminata. Il governo non può rovesciare il presidente. Il presidente dura 4 anni indipendentemente dal fatto che il suo partito abbia la maggioranza oppure no nel congresso. Se c'è un altro partito che ha la maggioranza nel congresso, il presidente deve adattarsi a governare insieme alla parte opposta che domina nel Parlamento, d'accordo? La data è fissa e predeterminata, cioè noi anche però so, nell'anno 4004, nell'anno 4008, se l'America continuerà ad avere questa Costituzione, se il mondo esisterà ancora, noi già sappiamo esattamente in quale data verrà eletto il presidente degli Stati Uniti nell'anno 4004, nell'anno 4008 e in teoria all'infinito. Non so se mi sono spiegato, d'accordo? Voi direte, ma un presidente si può dimettere. Si è dimesso per esempio Nixon perché era al centro di uno scandalo. Sì, il presidente può anche morire durante l'incarico, come è successo al presidente Franklin Delano Roosevelt nel 1945, poco prima della fine della guerra mondiale. Un presidente può essere anche ucciso durante i suoi 4 anni del mandato, come è successo, molti lo sapete, al presidente Kennedy nel 1963, ma è successo anche ad altri presidenti che sono stati uccisi. Lincoln, dopo aver vinto la guerra civile e liberato gli schiavi, ma anche ad altri, magari meno noti. Quindi un presidente può dimettersi o può morire durante il mandato. E che succede? Lei ha detto che dura per forza 4 anni. Non vi è un'altra elezione. Se il presidente muore o si dimette, al suo posto va il vicepresidente. Se il vicepresidente muore o si dimette, al suo posto va lo speaker, cioè il segretario, il presidente del Senato. Se muore il presidente del Senato, diventa presidente lo speaker della Camera dei rappresentanti, e così ci sono centinaia, c'è una lista di centinaia e centinaia di persone, lista peraltro approntata durante la guerra fredda, quando c'era il pericolo che gli Stati Uniti d'America fossero distrutti dalle bombe atomiche sovietiche, magari morivano tutti insieme centinaia e centinaia di politici con le cariche più importanti, ok? L'elezione del presidente è solo ogni 4 anni, anche se il presidente si dimette o muore durante questi 4 anni, non vi è un'altra elezione. Cioè il vicepresidente o qualcun altro, se muore anche il vicepresidente, che entra e automaticamente in carica al suo posto. Invece qui non è così, se si dimette il presidente della Repubblica, ci sono presidenti della Repubblica che sono dimessi nella storia repubblicana italiana, si elegge un altro presidente della Repubblica prima dei 7 anni della durata della carica, si elegge prima. Invece negli Stati Uniti non è così, si elegge sempre ogni 4 anni in un giorno che è già fisso, predefinito, non può cambiare, ok? La stessa cosa vale per i rappresentanti del congresso, che non vengono eletti tutti insieme, d'accordo? Che cosa succede? 2020 viene eletto il presidente, insieme al presidente viene eletto un terzo del Senato, d'accordo, e 2/3 della Camera. Si va a votare ogni 2 anni. Nel 2022 non viene eletto il presidente viene eletto nel 2024. Però vedete che tra l'inizio e la fine della carica del presidente 2022-2024 2024 si va a votare anche nel 2022. Queste si chiamano elezioni di mid-term, di medio termine. Viene rinnovato sempre un terzo del Senato,
è un terzo della Camera. Naturalmente se io sto sbagliando, un terzo invece di 2 terzi, andate a controllare. Un'altra elezione presidenziale, un terzo del Senato, 2 terzi della Camera. Capite? Senato e Camera vengono rinnovati mai tutti insieme, ma a scaglioni. Il titolo di senatore, abbiamo detto, dura 6 anni, ok, però ogni 2 anni viene infatti rinnovato un terzo del Senato. Dopo 2 anni un terzo del Senato, poi un terzo del Senato. Ogni senatore sarà in carica 6 anni, però ogni 2 anni viene rinnovato un terzo del Senato. La Camera dei rappresentanti si dura in carica 4 anni, ok, ma non si viene eletti tutti insieme, non viene eletta tutti insieme la Camera dei rappresentanti. Ogni 2 anni è eletto 2 terzi, dopo eletto 2 terzi, dopo 2 anni un terzo, dopo gli altri 2 anni quelli che erano stati eletti 4 anni prima, i 2 terzi, vengono rinnovati per 2 terzi. È chiaro? Questo sistema fa sì che si vada a votare molto spesso per avere sempre il polso delle tendenze dell'elettorato. Viene eletto il presidente e una parte del congresso, ma già dopo 2 anni, medio termine, cioè a metà del mandato presidenziale, viene rinnovato una parte del congresso e questo ovviamente fa da test, cioè il presidente sta governando bene o no, cosa dicono gli elettori. Capite? Non bisogna aspettare 4 anni per un'altra elezione presidenziale, già dopo 2 anni si elegge una parte della Camera, del congresso, del Parlamento, e si capisce qual è l'umore dell'elettorato, se è a favore del presidente vota per il suo stesso partito, oppure se il suo partito perde seggi nel congresso. Spero di essere stato chiaro. Sia il presidente sia i membri del congresso vengono eletti in date fisse e predeterminate che non possono cambiare e sono nettamente separati da un punto di vista tecnico elettorale tra di loro, e da un punto di vista del tecnico elettorale, cioè un presidente non decide quando si elegge un congresso, non può sciogliere il Parlamento, un Parlamento non può nominare o dare la fiducia oppure sfiduciare il presidente. Vengono eletti direttamente dal popolo tutte e due le istituzioni per una durata fissa e predeterminata, e nessuna delle due istituzioni può in qualche modo far cadere l'altra. Il congresso e il presidente sono anche, appunto, hanno anche dei poteri completamente diversi. Il congresso fa le leggi, il presidente fa gli atti esecutivi e applica le leggi, cioè il presidente è il governo, non c'è il presidente del Consiglio negli Stati Uniti d'America e neanche il presidente della Repubblica. Il presidente eletto rappresenta il governo. Allora fate attenzione, per quanto riguarda il congresso, succede che i membri del congresso vengono eletti in proporzione alla popolazione. Voi dite è giusto. Se New York ha 5 milioni di abitanti, per esempio, vota 5 membri del congresso. Se il piccolo stato del Delaware ha solo 1 milione di abitanti, vota solo per un membro del congresso, d'accordo? Posto che nel nostro esempio un parlamentare corrisponda a 1 milione di voti, d'accordo, di aventi diritto al voto, e quindi in proporzione alla popolazione. Attenzione, questo avviene, attenzione, per la Camera dei rappresentanti, ma per il Senato non è così. Per dare potere anche agli stati piccoli piccoli e non farli schiacciare da quelli più grandi, al Senato vengono eletti 2 senatori per ogni Stato, indipendentemente dalla popolazione di ogni Stato. New York, che è uno Stato enorme, elegge 2 senatori, e il Delaware, che è uno Stato molto molto meno popoloso di New York, elegge sempre 2 senatori. Questo dite non è giusto, eppure hanno deciso così. Cioè nel Senato non bisogna che gli stati piccoli siano schiacciati. Il fatto di essere uno Stato diverso da un altro Stato, sono 50 gli Stati degli Stati Uniti d'America, conta, d'accordo? Soprattutto al Senato. Quindi per non dare rappresentanza e non schiacciare anche gli stati più piccoli eleggono 2 senatori come quelli più grandi. Tutti i 50 stati eleggono 2 senatori ogni Stato, quindi la rappresentanza dei membri del Senato non è in proporzione alla popolazione, vengono sovrarappresentati gli Stati piccoli,
d'accordo? A differenza del Parlamento italiano, che è unico al mondo, è bicameralismo perfetto, il Senato in Italia ha le stesse funzioni della Camera, una legge deve essere approvata 2 volte alla Camera e al Senato, oppure prima al Senato e alla Camera. Invece gli Stati Uniti d'America danno dei poteri diversi ai 2 rami del Parlamento. La Camera dei rappresentanti si occupa della maggior parte delle leggi, soprattutto delle leggi economiche, finanziarie, d'accordo? Mentre invece il Senato si occupa di altre cose, soprattutto della politica estera. Vogliamo vedere come viene eletto il presidente, che è un po' difficile da spiegare. Molti pensano che venga eletto direttamente dal popolo. Non è così. Il popolo vota un collegio di grandi elettori, ok? Che poi eleggono il presidente, ok? Quindi, lo so, è un po' difficile da spiegare, è un'elezione indiretta, d'accordo? I grandi elettori, attenzione, sono in proporzione alla popolazione, ma vengono attribuiti maggioritariamente. Infatti il sistema elettorale americano, anche per eleggere un membro della Camera dei rappresentanti o del Senato o un sindaco, è sempre uninominale maggioritario, ve lo ricordate? L'uninominale maggioritario in ogni collegio viene eletto solo chi prende più voti, anche un voto in più. Per esempio un partito, un candidato prende il 31%, l'altro il 29%, l'altro il 15%, viene eletto soltanto chi prende il 31%, anche se la maggioranza non è assoluta, basta che prendi un voto in più dell'altro, e questi voti degli altri partiti, dal secondo, il terzo e il quarto candidato, non servono a niente, è come se non fossero esistiti. È il sistema che si chiama winner takes all, il vincitore prende tutto. Basta prendere un voto in più in ogni collegio rispetto agli altri candidati, viene eletto solo tu, solo quello che è arrivato primo. Ne abbiamo già parlato in tante altre lezioni dell'uninominale maggioritario. L'uninominale maggioritario favorisce i partiti grandi e sfavorisce quelli piccoli. Se io ho un partito del 10-15%, posso prendere il 10-15% in ogni collegio, capite? In ogni collegio elettorale, ma arriverò sempre terzo, secondo, quarto, verrà eletto sempre chi ha preso la maggioranza relativa, un unico che ha preso un voto in più degli altri. Io faccio il 15% in ogni collegio, non ottengo il 15% dei rappresentanti in Parlamento, capito? Non ottengo niente se non arrivo primo, almeno in ogni collegio. Questo spiega perché sin dall'inizio gli americani si orientano verso un bipartitismo. Adesso ci sono 2 partiti, repubblicano e democratico, ci sono in realtà tantissimi altri partiti piccoli, ma il sistema uninominale maggioritario li scoraggia e quindi i loro rappresentanti non vengono eletti. Ci sono stati casi nella storia americana, periodi alla fine dell'Ottocento, quando venne fuori il People's Party, il partito populista, oppure altri casi durante la gravissima crisi degli anni 30, dove vennero fuori un partito fascista, un partito comunista, eccetera. Presero il 10-15% di voti, ma per via di questo sistema uninominale maggioritario non vennero eletti mai, non riuscirono ad avere degli eletti. Quindi questo sistema un po' appiattisce, fa sì che tu debba scegliere tra solo 2 partiti, ma garantisce anche dal fatto che magari partiti piccoli o partiti estremisti non possano condizionare in qualche modo il Parlamento. Allora, come viene eletto il presidente? Non so se riesco a spiegarlo. Ammettiamo che c'è un stato molto grande come New York, d'accordo? Ammettiamo che ogni stato elegga un grande elettore, quindi non si elegge direttamente il presidente, ogni stato elegga un grande elettore per ogni milione di abitanti, ok? Ammettiamo che New York ha 25 milioni di abitanti, ok? New York elegge 25 grandi elettori che poi eleggeranno il presidente. Però attenzione, questi 25 grandi elettori vengono tutti attribuiti col sistema the winner takes all, d'accordo? Quindi ammettiamo che il partito A, fate attenzione a questo, ammettiamo che il partito A abbia l'80% dei voti. Mettiamo che sia 20. L'80% di 20 è 16. D'accordo? Quindi il partito A prende l'80% dei voti, quindi prende 16 milioni di voti. Il partito B
prende soltanto il 20% dei voti e quindi sono 4 milioni di voti, ok? Dove vanno questi 20, ok? Vanno tutti, cioè non vengono i grandi elettori, non vengono ripartiti proporzionalmente in base ai voti di due partiti, vanno tutti al partito che ha preso più voti, ok? Quindi vanno al partito che ha preso 16 milioni di voti, d'accordo? Il partito A ha preso 16 milioni di voti, ok? Prende tutti i 20 elettori di New York. È chiaro il discorso? Ha preso 20 grandi elettori. Adesso vediamo due stati che hanno ognuno 10 milioni, d'accordo? Hanno 10 milioni di voti, ok? E in questo caso vince il partito B. Però il partito B vince soltanto col 60% dei voti, è chiaro? Quindi il partito B quanti milioni di voti avrà preso rispetto a 10? Avrà preso 6 milioni di voti, siete d'accordo? Mentre il partito A qui avrà preso il 40% dei voti e avrà preso quindi 4 milioni di voti, siete d'accordo? Anche in questo secondo stato, 10 milioni di elettori, il partito A vince col 40% dei voti, però i voti, attenzione, scusate, il partito A perde col 40% dei voti, che sono il 4 milioni di voti. Il partito B, anche in questo terzo stato, che chiamano X, Y, Z, il partito B vince anche in questo caso col 60% dei voti, e prende quindi quanti milioni di voti? 6 milioni di voti, d'accordo? Fate attenzione, anche se non si vede più la mia testa, guardate la lavagna. Il partito A ha preso a New York, che è grande, l'80%, 16 milioni di voti, ottiene tutti i 20 elettori, ottiene 20 elettori con 16 milioni di voti. Invece negli altri due stati, che sono entrambi la metà di New York, ok? Il partito B vince con 6 milioni di voti qui e 6 milioni di voti qui, che corrispondono a 10, si prende tutti i 10 e tutti i 10, ok? Elettori di entrambi gli stati. Vedete che alla fine il partito A avrà 20 elettori per eleggere il presidente, grandi elettori, però li ha presi con 16 milioni di voti. Invece il partito B, negli stati più piccoli Y e Z, hanno avuto 10 più 10, cioè sempre 20 elettori, d'accordo? Però li hanno presi con quanti milioni di voti? 6 più 6, cioè 12. Lo so che l'esempio può essere complicato. Capite? Cioè, l'importante è prendere il maggior numero di grandi elettori, non il maggior numero di voti in assoluto nel popolare. Abbiamo fatto l'esempio di uno Stato X in cui il partito A ottiene 20 grandi elettori con 16 milioni di voti, mentre invece la somma di due stati più piccoli, in cui il partito B prende lo stesso 20 grandi elettori, pur avendo soltanto 12 milioni di voti, capite? È chiaro? Cioè, perché è inutile vincere negli stati più grandi con un'enorme percentuale, l'80%, perché tanto gli grandi elettori, capite, sono sempre gli stessi, sono 20. E invece è più importante vincere magari in tanti stati più piccoli, anche con un solo voto di scarto, perché in questo modo, anche in questo modo prendi tutti i grandi elettori di ciascun singolo stato. Quindi nell'esempio che abbiamo fatto, un partito può prendere 20 grandi elettori con 16 milioni di voti e un altro partito può prendere lo stesso 20 milioni di elettori, però soltanto con 12 milioni di voti. Per via del sistema winner takes all, i grandi elettori di ciascuno Stato sono conquistati dal candidato presidente, dal partito che poi eleggerà il presidente,
anche se si prende un voto in più, d'accordo? Quindi può succedere che il numero dei voti complessivi sia a favore di un candidato presidente, ma venga eletto l'altro, perché l'altro nel sistema che vi ho dimostrato ha preso più grandi elettori. Nell'esempio che ho fatto, l'altro candidato che prende meno voti popolari complessivamente ottiene lo stesso numero di grandi elettori, ma se io fossi stato più bravo avrei fatto un esempio di un partito che con meno voti con la stessa popolazione votante prende più grandi elettori. Spero che l'esempio sia stato chiaro, ok? Non ha senso, facciamo l'esempio di Hillary Clinton, ha preso più voti, molti si pensano, com'è che ha preso più voti popolari complessivi, però è stato eletto Trump? Ha preso più voti popolari complessivi, ma dove li ha presi? Nei grandi stati come New York e la California, ottenendo l'80% dei voti, ok? Quei voti in più dal 50 all'80% non servono a niente, perché comunque i grandi elettori che guadagni sono sempre quelli in ogni stato, capisci? E invece Trump ha vinto in moltissimi stati più piccoli di Hillary Clinton, con un vantaggio minore rispetto a Hillary Clinton, rispetto a California e New York, dove Hillary Clinton ha stravinto, ok? E quindi questo ha permesso a Trump di prendere una somma di grandi elettori maggiore di quella di Hillary Clinton, anche se Hillary Clinton ha preso più voti complessivamente dal popolo. Non so se mi sono spiegato. E quindi può succedere, come è successo l'ultima volta, Trump contro Hillary Clinton, che tu abbia più grandi elettori che poi eleggono il presidente, pur avendo avuto meno voti complessivi nel voto globale. Spero che questo, insomma, si sia capito. Alcune cose della Costituzione americana sono state cambiate. Per esempio, prima il vicepresidente veniva eletto dal congresso, invece adesso è il presidente americano che nomina il suo vicepresidente prima delle elezioni. Dopo le elezioni, come sapete, il presidente americano nomina tutti i ministri, cioè il presidente americano non è in carica, non ha bisogno per stare in carica della maggioranza del Parlamento, ma neanche i suoi ministri hanno bisogno di essere nominati dal Parlamento, li nomina lui. Parlamento e presidente sono completamente separati nei loro poteri. Non ho finito comunque di parlare della Costituzione americana, e quindi abbiamo bisogno di un'altra lezione.